Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, sono un geologo e la mia passione è la ricerca dell'oro e delle gemme in Italia. Spesso mi viene posta una domanda. La domanda è la seguente: ma Matteo, perché cerchi ancora l'oro e le gemme in Italia? In questo video voglio rispondervi. Come geologo posso affermare, posso dirvi che ogni roccia presenta al proprio interno una variegata storia e solamente con l'esperienza, con un po' di perspicacia e con gli strumenti giusti potrete trarne giovamento e insegnamenti. Quindi ciò vuol dire che quando io vado lungo un fiume, per me è come che si apre un mondo. Ogni roccia viene trasportata grazie alle piene dall'acqua, dalla loro forza immane. Viene erosa, vengono spappolate alcune nell'arco del tempo, frammentate, vanno semplicemente a pezzi. Quindi, quando voi andate lungo un fiume e trovate un ciottolo, quel ciottolo proviene da monte, dal bacino idrografico a monte. Significa semplicemente che nel tempo storico l'acqua, il ghiaccio piuttosto che altri agenti esogeni hanno strappato quel frammento e trasportato a valle dove voi adesso lo state trovando. Molto di quel ciottolo non esiste più, fa parte della cosiddetta sabbia, dei limi, delle argille presenti nei fiumi. Quindi capite che c'è anche una vera e propria perdita di informazioni. Ma il nervo grazie al quale io trovo veramente soddisfazione a cercare l'oro e le gemme in Italia è proprio il fatto che andando lungo un fiume è sempre Natale. Infatti dovete pensare che ci sarà sempre un aspetto che vi è sfuggito prima e che invece state cercando di capire in quel momento. Ciò significa che magari, anche se ho scritto diversi libri, ancora riesco a sorprendermi sempre di come l'oro venga depositato in alcune località rispetto ad altre, cioè non c'è mai una certezza assoluta. Soprattutto parlando dell'attività batterica che riesce a formare le pepite d'oro, sono sempre molto affascinato, perché andrebbe a spiegare tantissime località che al momento attuale non si riesce a comprendere come caspita ci sia quell'oro lì, e soprattutto alcune morfologie molto particolari, come quelle mammellonari. Capite che questi discorsi, anche le soluzioni, le opinioni, le interpretazioni che vi fornisco, sono tutte relative. E quindi è sempre interessante andare a approfondire questi discorsi con i miei amici esteri, piuttosto che leggere articoli scientifici, partecipare a delle mostre e conferenze, divulgare quello che so a tutti voi, cercare di fornirvi le basi per capire dei concetti più approfonditi, come faccio in queste videopillole, formarvi con un percorso più articolato, come è stato il videocorso di questa primavera, vi lascio qua sotto il link in dettaglio se volete approfondire, per diventare anche voi ricercatori d'oro, fornirvi dei libri per principianti, fornirvi dei libri per utenti avanzati, cercare di darvi tutta una serie di conoscenze geologiche, ultimamente anche farvi vedere che si trovano delle gemme in Italia, anche di valore, e in futuro vi vorrò proprio portare con me al fiume a cercare l'oro e le pietre. Questo è un settore affascinante, è un settore molto interessante perché vi continua a fornire informazioni se sapete leggerle e ovviamente se avete il tempo e la passione di edizione di cercare di capire qualcosa, enorme. Avete un bagaglio conoscitivo magari anche piccolissimo, ma un potenziale di espansione enorme. Quindi, sostanzialmente, alla domanda che mi hanno fatto, io rispondo: a me piace cercare l'oro in Italia e le gemme perché trovo molto interesse dal punto di vista scientifico e c'è sempre qualcosa da imparare, non solo sul dove l'oro si concentra, la località da dove arriva, sulle mineralizzazioni, c'è un mondo sulle mineralizzazioni, sui depositi auriferi primari, sulle vene d'oro. L'oro non si trova solo nel quarzo libero come oro nativo, si trova anche nei solfuri, quindi tutto il mondo anche della geochimica, della giacimentologia, dei giacimenti, vedere all'estero come funziona, cercare di portare quelle conoscenze in Italia per vedere se c'è una corrispondenza. Accompagnare degli influencer al fiume può anche essere interessante per aprire questi discorsi al mondo intero, a far vedere a tante persone che si può trovare ancora dell'oro in Italia. Quindi c'è anche proprio un aspetto, nel mio caso specifico, divulgativo. Spesso dico, tutti possiamo essere cercatori d'oro, magari non dei bravi cercatori d'oro. Il mio obiettivo è quello di farvi diventare dei bravissimi cercatori d'oro, anche superarmi in un certo senso. Ma ovviamente questo discorso si basa moltissimo sull'abilità e sulla perseveranza delle persone che mi trovo davanti. Alcuni di questi sono molto appassionati come me, quindi non pesa passare tante ore al freddo, al gelo, lungo un rio di montagna effimero. Quando si trova, guardate che è sempre facile, ma quando non si trova niente,
per tantissime volte, anch'io a volte tendo a buttare la spugna, ed è proprio lì che dovete essere inflessibili, dovete essere perseveranti, magari cercare una tecnica diversa, magari quella tecnica non c'è in Italia, quindi capite quanto è vasto questo mondo ricerca dell'oro, senza contare anche l'applicazione proprio di questa ricerca delle pietre. È interessantissimo quel settore. E questo canale, infatti, io cerco di coprire più argomenti che posso, ma capite che umanamente è impossibile, perché qua si parla di geochimica, di giacimentologia, di geologia, di applicazione, quindi anche il come tagliare piuttosto le pietre, piuttosto che cercare le pietre da fiume e capire che cosa sono. Ho da coprire tantissimi argomenti e quindi ci metterò un sacco di tempo, ma senza perdersi troppo in chiacchiere. Il discorso, a mio parere, è proprio la passione. E guardate, siamo molto fortunati perché il Piemonte è una regione molto ricca d'oro. Tantissimi rii in montagna presentano tracce d'oro che aspettano nient'altro che di essere trovate e scoperte. E spesso vi è proprio una serie di motivi per cui quell'oro è lì. Quindi si può scrivere un articolo scientifico, un intervento, si possono muovere delle persone che vadano proprio a cercare, piuttosto che si possono mandare dei campioni in laboratori per capire che cosa contiene quell'oro, perché quell'oro è una lega. Quindi ci sono grandissime potenzialità in Piemonte e inoltre siamo proprio nel periodo giusto, perché da un certo punto di vista normativo noi siamo degli amatori, quindi possiamo vivere questa passione come un hobby. Non c'è un fine economico. L'unico fine è sostanzialmente quello, nel mio caso divulgativo e nel vostro, ma anche nel mio caso, di semplicemente che è un hobby. Quindi la soddisfazione viene quando si trova l'oro. Non è tanto legato a trovare tanto oro. In questo momento, a mio parere, è legato a trovare l'oro, cioè trovarlo. Magari andare in un fiume sotto casa con un piatto, si è visto qualche video sul mio canale e su altri, si cerca l'oro, si spadella e si trova che ci sono delle pagliuzze. Caspita, lì a mio parere è una grandissima soddisfazione dal punto di vista amatoriale. Quella che io vivo, questa passione, cerco di trasmettere in questo canale a voi. Avete altre domande da pormi? In maniera tale che posso fare altri video proprio legati alle vostre domande a cui darò sicuramente una risposta.